Ok. Arrête Castagne, je déteste les vidéos. Ok. Che roba è? Un telegramma dell'assistente. Siamo convocati all'università. Vacci tu. Tu non vieni? No, vacci tu. Sarà la solita fregatura. Adesso vado, eh. Non vi è nulla di logicamente assurdo nella supposizione che tutta la vita sia un sogno. Un sogno in cui noi tutti crediamo esistenti gli oggetti che abbiamo sotto gli occhi. E pur non essendo impossibile non c'è alcuna ragione per crederla vera. Si svegli. Ancora un po' di pazienza, abbiamo quasi finito. Tra poco usciremo da questa stanza e crederemo istintivamente che questo tavolo resterà qui dov'è. E questa vostra fede istintiva non porta con sé nessuna difficoltà. Al contrario, tende a semplificare e a ordinare la spiegazione che voi vi date alle vostre esperienze. In ultima istanza, non c'è ragione per respingerla. Possiamo ammettere che il mondo là fuori esista e che la sua esistenza non dipende dal fatto che noi continuiamo a percepire le cose grazie ai nostri sensi, pur mantenendo un leggero dubbio che tutto derivi dal sonno. Quindi lei sostiene che dobbiamo credere al nostro istinto che ci dice che quel tavolo è lì anche se noi non ci siamo, e contemporaneamente credere alla nostra intuizione che nel mondo ci sia di più di quello che crediamo. Vede, io penso, come ha sostenuto il professore nel suo ultimo trattato, che credere troppo duramente alla realtà o al contrario, credere che sia un misterioso sogno, provochi gli stessi danni. Molti professori qui pensano che i filosofi metafisici siano stati degli uomini troppo deboli per accettare la realtà. Tuttavia, nessun disincanto, per quanto radicale, può respingere l'orribile realtà di essere al mondo. Anzi, renderebbe la vita immotivata o inconsolabile. E come ebbe a dire un noto produttore di Hollywood, troppa realtà non è quello che il pubblico vuole. Ma ha citato proprio... Cosa? E non è una citazione del film di... Dici? Allora quale compito rimane alla filosofia? Spiegare la realtà ultima delle cose e quindi dei misteri?
Insegnare a vivere il sogno, barcamenarsi tra un mondo e l'altro? Ecco, questa è una buona domanda. La farà il professore. Beh, ma dato che ultimamente il professore non si fa trovare, ci dica lei cosa pensa. Lunedì, ci vediamo qui. Mi fa impazzire quando rimandano la risposta a quello che direbbe l'autore. L'autore me lo leggo da me. Non lo so. Poi questo mistero sulla sparizione del professore. Ora provo a chiederglielo di nuovo. Buona fortuna, vado a prendermi un caffè. Addio. Buongiorno. Telegramma stamattina. Ah sì, lei è Alfredo, giusto? Esatto. Chiedo scusa per l'interruzione. Sì. Una cosa veloce. Lei riceve oggi? No, oggi non ci sono, signorina, mi dispiace. Bene. Allora, qua dice laureato con lode, con una tesi dal titolo lunghissimo. Mai frequentare un corso di laurea il cui titolo è più lungo del corso stesso? Sa chi l'ha detto? No. Snoopy. Allora, studente valido, durante tutti i corsi si è distinto per partecipazione e intraprendenza, addirittura mi congratulo con lei. La sua spiccata capacità di muoversi agilmente tra le nozioni gli permette di aggirare le sue insospettabili lacune. Insomma, il più classico degli sì, è intelligente, ma se solo si fosse applicato... Beh, insomma, se non mi fossi proprio applicato. Sì, ha ragione. Mi segua. Alzare il livello. Il professore si raccomanda sempre che il livello delle sue lezioni sia molto alto, ma poi si addormenta. Tornando a noi, lei a quanto pare è il candidato ideale per questa nuova iniziativa. È anche un collaboratore, un certo... Del Plus. Del Plus. Siete amici? Siete lettivamente affini, non mi interessa, mi fido di voi. L'unica cosa di cui mi raccomando è l'efficienza. Già il vostro non sarà proprio un vanto per un giovane che vuole intraprendere la carriera universitaria. Lei ha di queste mire? Vedremo. Noi per questo progetto cerchiamo gente che si sappia muovere, e non in biblioteca si sta fermi. Che sappia destreggiarsi nel territorio, che abbia confidenza nello spazio. Ha mai notato quanta gente si muove maldestramente, inciampa, urta, come se fosse su un precipizio pieno di lava e pieno di spilli? Insomma, tutto il contrario di quello che fa lei con le sue lettere. Pensa di poter essere altrettanto percettivo e coordinato con il mondo là fuori, intendo. Pur mantenendo il leggero dubbio che tutto derivi dai sogni. Entra pure. Ma il professore non Il professore non c'è. È assente da qualche tempo e non riesco a contattarlo. E gli studenti non avranno ancora molta pazienza. Ma in viaggio... Si accomodi. No, tutto procedeva secondo consuetudine fino a qualche giorno fa. Fino a quando non mi ha parlato di lei e del suo compare. Poi nulla. E... Ergo? Ergo, tutta questa storia sta facendo molti più misteri di quanto non sarà in grado di risolverne. No, mi scusi, ma allora il nostro Lei avrà ruolo... capito. Questo progetto deve rimanere il più possibile sotto traccia. Il professore ha già messo a repentaglio troppe volte la sua posizione per questa sua fascinazione per i limiti del comprensibile. Ad ogni modo, ieri mattina ho trovato sul mio tavolo questa busta, con un biglietto in cui mi si chiedeva di consegnargliela personalmente. Al suo interno troverà le indicazioni del progetto e 2 tessere del carta. Potevi vederli. Quando sono usciti da lezione quasi tutti si sono fermati a toccare il tavolo. Stupendo Enrico. Però che bello essere spensierati. Quando mio padre ancora non mi rinfacciava i soldi del dentista. Certo. Sì, e quando mia mamma non fissava l'orologio tutto il giorno, in attesa di, non so, il mio primo stipendio o qualcosa del genere. Buongiorno a tutti. Ho portato il tè. E di che si tratta? Di un'imperdibile occasione, pare.
No, sta a sentire niente, devi stare a casa, concentrato, non vedere nessuno. Sì, in effetti così esco insolito, Sì, ma la busta c'è scritto. Allora, è uno dei misteri della storia della scienza mai risolti. Mai? Così pare. Partiamo con il caso della scomparsa di Ettore Majorana. Poi dice che se siamo bravi ce ne insegneranno altri. Comunque qua c'è tutta la bibliografia sul tema. Ha già fatto un giro in biblioteca? Per farti vedere? No, perché non... Vabbè, non ti preoccupare, andremo con calma. No, ma è inutile tornarci. I classici ce li hanno, ma gli altri non... In nessuna biblioteca. No, non si trova. Non si trovano né in quella né in nessun'altra biblioteca dell'Ateneo. Ottimo. Sì, infatti ho chiesto in giro e l'unica cosa che ho capito è che è meglio non chiedere in giro, pare. Fantastico. Come pensi di muoverti? Non lo so. Lei che ne dice? Di cosa? Non so, sta sempre lì a leggere libri, magari. Guarda, non so. In effetti l'assistente dice... Vicino ai cassonetti. Che cosa? Vicino ai cassonetti. Hai in mente quanta gente lascia libri vicino ai cassonetti? Se lo dici tu. Va bene, proviamo. Lei cosa fa? Vieni con noi? Ma smettila di importunarlo. Cos'è che dice l'assistente? Voi dovete venire a capo del mistero e confezionare un saggio ben scritto. Cogliere il senso e descriverne l'essenziale. Quindi diciamo una sorta di giornalismo investigativo. Beh, se dopo tutti questi anni in cui ha studiato filosofia vuole ridursi a fare il giornalista, faccia pure. In effetti sì, ha ragione. Mi faccia sapere al più presto cosa scegliete di fare lei e il suo compare. Bene, la ringrazio. Arrivederci. E se doveste trovare dei problemi nel reperire i libri, si ricordi quello che diceva il grande Giulio Cesare. Che le cose sono più grandi viste da lontano? No. Citazione brillante, ammetto, ma non del tutto appropriata. No, egli diceva, il nemico più grande si trova nell'ultimo posto in cui guardi. E che significa? Non lo so. Forse solo che gli piace molto, molto citare. Anche a me piace molto citare. È vero. E questi libri? Nell'ultimo posto dove guardi. Confessi che li ha lei i libri? Io? Sì. Dai, andiamo. Andiamo? Se mi va tutto male, da grande faccio il barbiere. Effettivamente quel turco ha una mano sopraffina. Sì, più che altro parlavo di Gasparo. Sta tutto il giorno lì a leggere, non l'ho mai visto una volta con le forbici in mano. Beh, vivrà di rendita. Chissà dove si trovano queste rendite. Ne vorrei una anch'io. Ergo? Cosa? Sum. No, dai, accettiamo. Io credo che potremmo farcela. A trovare i libri. Tra l'altro chissà qual è il problema di quei libri. Comunque intendevo l'incarico. Tu cosa dici? Si può fare tutto. Sì, però non si può fare sempre. Ammetti che questa è un'occasione. Sì, però non ci pagano. Però è allettante. E qualcosa dopo la laurea dobbiamo pur farlo. Però non ci pagano. Per ora. Se insistiamo, magari. Ecco. Sei già il loro piazzista. Dai, andiamo, va. Comunque il tuo scetticismo è una posa. Anche a te piace fartela raccontare. No, quello sei tu. I giorni corrono. Sì, e noi tutto sommato siamo arrivati riposati.